Io credo, ragazzi, che dobbiamo rivedere il bilanciamento del nostro portafoglio, sempre di più. Se Warren Buffett negli ultimi 6 mesi ha rivisto il proprio portafoglio, colui che sostiene che anche il piccolo investitore debba prendere i propri soldi, metterli nell'S&P 500 e dormire sonni tranquilli, almeno il 90% dei propri soldi lì dentro, il 10% in liquidità in obbligazioni, se anche Warren Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi, 95enne, dice, o meglio, non dice, ma lo dice attraverso i propri investimenti, che la metà dei propri beni sono detenuti in treasury, quindi mettiamo in titoli di Stato brevissimi e in liquidità, vuol dire che il mondo sta cambiando, ragazzi. Questo è indubbio. Qui siamo su M per Mani, questa è la rubrica che cerca di parlare delle notizie più importanti che emergono nei mercati economici finanziari per cercare di farci stare meglio dal punto di vista economico, perché avere più conoscenza ci permette di fare degli investimenti migliori, di risparmiare meglio, per cercare di far stare meglio la nostra famiglia e per stare meglio noi, piccoli investitori. La notizia è, e questa l'hanno detta tutti quanti, ragazzi, non me la sto inventando io, cioè che Warren Buffett ha un patrimonio di liquidità come non ha mai avuto nella propria storia, ok? Di investitore di oltre 80 anni, sì, perché a 95 anni ha incominciato a 11 anni, quindi non ha mai detenuto così tanta liquidità come in questo momento. Che cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che non è solo una questione di incertezza economica, del fatto che sia entrato Trump e quindi ci sia un'instabilità perché sta cercando di rivoluzionare attraverso i dazi la bilancia commerciale propria, perché sta cercando un riequilibrio tra Europa, Russia e Cina, la Cina che sta cercando di spingere i consumi interni, quindi potrebbe diventare il player più importante nei prossimi anni, l'Europa che sta creando una propria identità, insomma, non è solo una motivazione di incertezza economica quello che lo spinge e che sicuramente vede delle cose che noi non vediamo. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se lo fa lui, l'investitore che ha sempre detto che l'investitore piccolino dovrebbe investire in una maniera molto semplice, non inventarsi l'acqua calda, ma prendere l'S&P 500 e investirci sopra il 90% dei propri beni e tenerlo lì, vita naturale durante, il 10% tenerlo in liquidità e rientrare nei momenti di down, se anche lui sta rivedendo questa sua posizione vuol dire che la situazione è grave. A me possono raccontare quello che vogliono, che probabilmente, dato che ha un patrimonio talmente elevato, ha difficoltà nella selezione delle azioni. La realtà è che le valutazioni americane sono troppo elevate, ragazzi. Questa è la realtà. Io non credo personalmente a quello che viene detto esternamente. Sicuramente la maggior parte delle persone dice che non è vero che il mercato americano è sopravvalutato e danno delle ragioni dovute al fatto che la tecnologia ha spinto per decenni questa crescita e quindi il mercato tecnologico ha portato questa crescita, adesso c'è il mercato dell'intelligenza artificiale, quindi questa crescita non è fittizia. In realtà, ragazzi, una crescita così forte negli ultimi 10 anni nel mercato americano non si era mai vista. Sicuramente c'è stata la rivoluzione della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, ma sicuramente dietro c'è anche tanto, tanta spinta, come dire, una spinta non pulita dall'acquisto di azioni proprie che fa in qualche modo aumentare il valore della propria azienda, al fatto che probabilmente le sette sorelle e prova ne è che le sette aziende più importanti del mondo, Apple, Amazon e via discorrendo, negli ultimi periodi stanno risentendo, e io lo dico da anni che questo può essere un problema, perché considerate una cosa, ragazzi, queste sette sorelle, che sono quelle che hanno trainato negli ultimi 10 anni in maniera preponderante la crescita dell'S&P 500 e quindi dei guadagni in borsa, sono assolutamente sopravvalutate e sono inserite all'interno di tutti i fondi di investimento. Questo è il problema principale. Io ne parlo spesso di questa cosa. E se crollano queste sette, ma non dico che falliscono, ma dico che crollano il 20-30%, noi abbiamo delle perdite incredibili all'interno dei nostri portafogli. Questa non è diversificazione. Eppure se voi create un portafoglio con degli esperti finanziari faranno comprare dei fondi diversi dove all'interno c'è sempre Apple e quindi se decresce Apple noi abbiamo dei problemi evidenti. Questa non è diversificazione, ok?
Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che io sto cercando e sto sperimentando anche sui miei portafogli è di un alleggerimento del mercato americano in maniera preponderante. Io sono stato un fautore da sempre del mercato americano, ma credo che il mercato debba essere piano piano alleggerito, stando alle cose attuali, per questa sopravvalutazione, non perché abbia dei dubbi su Trump, sicuramente ho dei dubbi su alcune attività, ma credo che lui in alcuni settori voglia il bene dell'America e quindi punti alla crescita dell'America, ma io credo che l'America sia cresciuta fin troppo. Fin troppo. Ci sono altre nazioni, altri continenti che possono crescere in maniera più importante nei prossimi decenni. Quindi io vedo in questo allontanamento di Warren Buffett una riconsiderazione delle potenzialità di crescita del mercato americano e quindi delle valutazioni elevate in questo momento delle azioni americane. Prova ne è che negli ultimi giorni le sette sorelle stanno scendendo in termini di valutazione e soprattutto Tesla sta avendo delle botte incredibili. Si riprenderà, magari quando vedrete questo video si è già ripreso perché lo sto registrando un po' prima, ma sta avendo delle botte incredibili. Perché? Perché i risultati di fatturato e di vendita non sostengono il prezzo dell'azione. Noi parliamo di price earning, quindi del prezzo degli utili, e quello che vediamo sono delle capitalizzazioni assolutamente insensate per queste aziende. Insensate, ragazzi. Ripeto sempre che Tesla vale più di tutte le aziende automobilistiche messe insieme. Non ha senso, ragazzi. Non ha senso, io lo dico. Cioè, dietro parliamo sempre di di investimenti oculati e poi ci lasciamo trasportare dalle emozioni. Il mercato americano è sopravvalutato. Poi se si vuole dire che il valore del price earning non vale, il Schiller ratio per calcolare la valutazione vale poco, se Warren Buffett Indicator non è un elemento per varie ragioni che determina la sopravvalutazione delle azioni, possiamo dire quello che vogliamo, ma è evidente che la crescita non può durare così. Non può durare così perché la crescita delle capitalizzazioni è troppo alta rispetto agli utili che vengono creati. È vero che macinano utili queste grosse aziende, ma secondo me c'è una valutazione elevata. E prova ne è che Warren Buffett ha una grossissima liquidità. Quindi quello che voglio dire è pensate quando fate gli investimenti alla diversificazione geografica e nello stesso tempo a delle strategie più prudenti, ragazzi. In questo momento non è solo un'instabilità economica, politica, mondiale, vedete come sta cambiando velocemente anche in Europa, il mondo, vedete in Germania quale numero di voti ha preso l'estrema destra. Cerchiamo di essere prudenti e di valutare, siamo in un momento di cambiamento e nei momenti di cambiamento mondiale bisogna vedere che la sabbia si fermi sul fondo del mare prima di vedere chiaramente e quindi secondo me ci vuole un atteggiamento anche più prudente rispetto a quello che abbiamo avuto nei decenni passati, nei quali se andavi a investire in America sapevi che il 7-8% annuo, lasciandogli la roba, ti arrivava. Non penso e non credo che possa essere più così. Spero di sbagliarmi, ma io negli ultimi mesi ho rivisto veramente il mio portafoglio in una maniera molto più prudente, molto più diversificata rispetto ai decenni passati, perché credo che il mondo stia cambiando e Warren Buffett, che è colui che ha sempre guadagnato più di tutti in borsa, il più grande investitore di tutti il mondo, di sempre, sta cambiando anche lui. E solo cambiando, come diceva Tomasi di Lampedusa, che le cose non cambiano. E lui rimane sempre il numero uno perché cambia la propria strategia. E da che aveva sempre detto investite tutto in SP500 e via discorrendo, e anche lui rimanete sempre investiti, è uscito del 50% dei propri beni dagli investimenti e sta aspettando, probabilmente, non dico che sta aspettando un crollo, potrebbe essere, non lo so, sicuramente adesso c'è stata una discesa abbastanza importante, ma sicuramente si aspetta che le azioni da acquistare decrementino in termini di valore, perché lui investe solamente se c'è una società di qualità, ma che ha anche una valutazione non troppo alta. In questo momento le azioni che
che ci sono in giro hanno valutazioni troppo alte. E prova del fatto della bontà, adesso leggo, della bontà di quello che sta facendo Warren Buffett e quindi quello che dovremmo fare secondo me anche noi, ok? Perché non c'è niente di male a rivedere, a rivedere i nostri portafogli, a ribilanciarli. Da inizio anno l'S&P 500 ha perso il 4,33%, il 4,33%. La Berkshire Hathaway, l'azienda di Warren Buffett, ha guadagnato il 10,20%, cioè c'è uno stacco del 14, più del 14%, ok? Di differenza. Perché il mercato premia questo, premia l'equilibrio, premia la stabilità, premia la visione di medio e lungo periodo. Ragazzi, ditemi la vostra, ditemi anche se voi volete ribilanciare il vostro portafoglio, come volete farlo. Ok? Ciao ragazzi.